Penso sia capitato a tutti nel corso della vita di ricevere un regalo apparentemente banale, scontato, ma che con l'andare del tempo si sia poi gradualmente trasformato in un tesoro prezioso, oppure nel punto di partenza di una ricerca, di una scoperta appassionante, come nel racconto di oggi. Mi chiamo Marcello Monti, benvenuti a Rock and Crime. Questa è la storia di Luca Flores. Dicevamo un regalo e possiamo immaginare la scena. Un amico che dona a un altro amico un piccolo pacchetto, quadrato, magari senza alcun bigliettino, ma si capisce cosa può contenere. Un CD. E possiamo ancora immaginare un sorriso e una frase che l'amico dice, consegnando il pacchetto. Ascoltalo, so che ti piacerà. La persona che riceve il dono, però, non è una persona comune. È un personaggio importante, in vista, conosciuto da tutti. Siamo nel 2001 e questa persona è il sindaco di Roma. Il suo nome è Walter Veltroni. Veltroni non è solamente all'epoca uno dei politici più in vista del paese. Nel suo privato è un grande appassionato di musica, di jazz per la precisione. E così torniamo all'inizio, a quel regalo all'apparenza così banale. Un CD per una persona che possiede una collezione enorme di musica, un dono destinato presto ad essere dimenticato. Ma dopo pochi giorni, forse distrattamente o semplicemente per avere qualcosa in sottofondo, Veltroni prende quel CD e spinge play. Ed è in quel momento che succede qualcosa. Da profondo conoscitore di musica, Veltroni capisce di stare ascoltando qualcosa di unico, una vera e propria rivelazione. Walter Veltroni decide così di scoprire, di andare alla ricerca, di conoscere quanto più possibile la storia, il percorso, la musica e la tragica fine di quell'artista che lo ha così profondamente colpito e che fino a poco prima gli era completamente sconosciuto. Walter Veltroni ha scoperto, o per meglio dire, ha riscoperto Luca Flores. Luca Flores nasce a Palermo nel 1956. Il padre è un famoso geologo e a causa del suo lavoro è costretto a spostarsi continuamente in giro per il mondo. Infatti Luca, all'età di 3 anni, lascia insieme alla famiglia l'Italia e si trasferisce in un paese lontano, in Mozambico. È lì, in Africa, che spinto dalla madre inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni, scoprendo così molto presto il suo vero talento. Ed è sempre in Africa che il destino infliggerà a Luca una ferita profonda, un solco che scaverà nella sua mente giorno dopo giorno, fino a diventare insostenibile. Il 9 ottobre del 1964 Luca è in macchina con la sorella e la madre, Yolanda. Luca ha 8 anni e quel giorno non parla, tiene, come fanno spesso i bambini, il muso. La sera prima aveva fatto arrabbiare la madre e il piccolo screzio ancora non è stato risolto. All'improvviso avviene un incidente, un bruttissimo incidente. La madre di Luca, Yolanda, perde la vita dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Per il bambino il trauma sarà devastante. Oltre al terribile spettacolo della madre morta, inizia immediatamente a crescere nella mente di Luca un insopportabile senso di colpa, la consapevolezza di non poter più chiedere scusa alla madre, di non poter mai più risolvere quel capriccio della sera prima. Nella mente del piccolo Luca tutto ciò assume i connotati di una ferita insanabile, uno squarcio che sanguinerà per tutta la vita, fino un giorno
a travolgerlo irreparabilmente. Luca Flores rientra in Italia nel 1966 e continua a spostarsi, prima a Roma, poi Portogallo, poi finalmente Firenze, dove si ferma e riesce a completare gli studi. Ottiene la maturità scientifica nel 1975, ma la passione per la musica è travolgente e si iscrive al conservatorio, dove si diploma con lode nel 1981. Da adolescente Luca Flores si appassiona al progressive rock, genere di punta degli anni 70 e caratterizzato da un forte uso di tastiere e melodie classicheggianti. Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant. Ma anche la musica classica ha un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale. Beethoven e Mozart, Chopin e Rachmaninoff, Tchaikovsky e Stravinsky. E poi un disco fondamentale per la sua evoluzione pianistica, il celeberrimo Köln Concert di Keith Jarrett. Ma prima della maturità, prima del diploma al conservatorio, c'è un incontro. L'incontro con la musica jazz. Luca Flores scopre questo genere musicale frequentando i numerosi circoli culturali fiorentini dell'epoca e ne rimane folgorato. È la struttura stessa del jazz, la sua capacità di essere in continuo mutamento, di creare nuove strade anche attraverso gli errori, di seguire in maniera così fedele i mutamenti d'umore del musicista, ma soprattutto di tradurne in maniera esplicita le sue cicatrici, che affascina a tal punto Luca Flores da fargli decidere di dedicarsi totalmente a questo genere musicale. E così diventa un vero e proprio staccanovista del pianoforte, creando un durissimo programma di studio quotidiano che porterà avanti per anni e che comprende esercizi tecnici, studio degli stili e studio degli standard. Luca Flores diventa quasi una asceta del jazz. Ormai tutta la sua vita è votata allo studio ed alla perfezione di questo genere musicale. Ma contemporaneamente comincia sempre più spesso ad emergere il demone, il lato oscuro. Momenti di profondo silenzio, lunghi periodi di profonda tristezza, attimi di totale assenza, anche quando è insieme ad altre persone, anche quando sta ascoltando musica. Inizia comunque a mettere a disposizione il suo enorme talento alla scena jazz di Firenze, collaborando con i migliori musicisti dell'epoca. E non solo. La frequentazione dei club fiorentini gli porta in dono anche l'amore. Infatti, si fidanza con Cinzia Sanfilippo, che gestisce il Lush Life, uno dei circoli jazz principali di Firenze. A partire dagli anni '80, la carriera musicale di Luca Flores è in continua espansione. Nel 1985 la prima esibizione importante all'Umbria Jazz Festival. Arrivano i primi lavori discografici, le prime collaborazioni importanti ed in breve tempo Luca Flores diventa uno dei musicisti jazz più apprezzati e cercati. Continua a partecipare a numerosi festival, fonda un suo personale progetto, il Luca Flores Trio, e suona in tutta Europa. Iniziano le collaborazioni importanti con autentici mostri sacri. Basti ricordare Lee Konitz, Gianni Basso, Paolo Fresu e innumerevoli altri. In modo particolare inizia un profondo sodalizio musicale e umano con Chet Baker, una leggenda del jazz che si innamora dello stile pianistico di Luca e del suo carattere gentile. Nel 1987 Luca suona in un disco fondamentale per l'evoluzione del jazz italiano, Easy to Love, di Massimo Urbani. Parallelamente all'attività di musicista inizia anche quella di insegnante di piano, a Firenze e a Siena, e tra i suoi allievi spicca il nome di Stefano Bollani. Ma in agguato, nella mente di Luca,
C'è sempre quel demone, quella ferita dolorosa, lancinante, sanguinante, che decide ad un certo punto della sua vita di manifestarsi in maniera violenta, devastante, e tutto inizia a precipitare. È una sera di ottobre del 1987. Luca è solo, in casa. Improvvisamente si alza e, in preda ad una furia incontrollabile, inizia a distruggere tutto quello che trova nell'appartamento. Mobili, oggetti, lampade, tutto. Poi esce, inizia a correre fino a casa di sua sorella Barbara, bussa alla sua porta. Appena lei apre, Luca la guarda con occhi stravolti e le dice una frase assurda. Semplicemente le confessa di essere il mostro di Firenze, il serial killer che in quegli anni terrorizzava la Toscana e non solo. Barbara capisce che nel fratello qualcosa si è spezzato e decide di aiutarlo a curarsi. Inizia così per Luca Flores un ulteriore travaglio fatto di ospedali, psicofarmaci, addirittura di elettroshock e anche di un nuovo trauma. Il 13 maggio del 1988 muore suicida Chet Baker, con cui Luca Flores aveva collaborato e col quale aveva stretto un bel rapporto di amicizia. Questo avvenimento non fa che aggravare lo stato mentale di Luca e il demone del senso di colpa si impossessa anche della tragica morte dell'amico. Infatti le persone più vicine a Luca Flores raccontano che il pianista si sentiva in colpa per la morte di Chet Baker, che il suo stile pianistico, definito malinconico, triste, lo aveva portato progressivamente alla scelta del gesto estremo. Da questi episodi si capisce che ormai la ferita nella mente di Luca Flores è diventata una marea, devastante ed incontenibile. Nonostante uno stato di salute mentale ormai precario, Luca Flores decide di partire per gli Stati Uniti, per New York, il sogno che si avvera per un musicista jazz. Ma anche qui la situazione non cambia. A scatti d'ira improvvisi viene anche denunciato ed il padre decide di andarlo a prendere per riportarlo a casa. All'inizio degli anni 90 Luca è comunque ancora in grado di produrre grande musica, come dimostrato dai dischi Sounds and Shades of Sound del 1990 e Love for Sale del 1993. Ma mentre la musica di Luca Flores lo porta in alto verso vette sublimi, la sua mente progressivamente scivola sempre più velocemente verso gli abissi più profondi. Luca comincia a manifestare segni sempre più gravi di squilibrio mentale, che uniti ai sempre più frequenti momenti di depressione lo portano a compiere gravi atti di autolesionismo, come tagliarsi le dita, le sue magiche dita, o arrivare a conficcarsi un cacciavite nell'orecchio, procurandosi in questo modo una lesione permanente. E poi gesti ancora più estremi, come il tentativo di lanciarsi con l'auto da una scarpata o ancora da un'auto in corsa. Ma ancora, nonostante tutto, rimane la musica. Rimane la tastiera del pianoforte, la sua ultima isola felice, dove nel breve spazio di un brano o di un concerto ritorna ad esprimersi nella sua essenza più vera, quella di un genio dello strumento, di un musicista straordinario. Ma, purtroppo, arriva il giorno in cui la marea nera e devastante che ha inquinato la sua mente soffoca anche il talento, la musica. E così per Luca Flores non rimane più nulla, nessuna isola felice, nessun momento di quiete, nessuna melodia. Solo fantasmi, solo un'ombra nera che lo avvolge e che lo accompagna verso il baratro. Sul finire dell'ottobre del 1994, Luca invia al suo amico e discografico Peppo Spagnoli una lettera con il progetto di un disco dedicato alla sua infanzia in Africa, che avrebbe dovuto intitolarsi Innocence.
Insieme a quella lettera c'era una cassetta con 4 brani. Innocence, nelle intenzioni di Luca, doveva essere un disco ibrido, o come si dice in linguaggio tecnico, fusion, tra sonorità jazz e musica africana. Purtroppo, però, soprattutto per difficoltà economiche, il progetto si trasforma in un disco di inediti eseguiti al pianoforte. Nella primavera del 1995 Luca Flores si trova a Firenze, al Planet Sound Studios, per registrare le tracce di pianoforte del lavoro che uscirà postumo, con il titolo di For Those I Never Knew. Come al solito, la performance di Luca è magistrale, una tecnica pianistica sopraffina, intrisa di genio e tristezza. Dopo la fine delle registrazioni dice di volersi ritirare per qualche giorno da solo, nella sua casa di Montevarchi. È qui che viene trovato suicida il 29 marzo del 1995. Gli ultimi deboli argini hanno ceduto. La marea ha straripato. La parte oscura, alla fine, ha vinto. Luca Flores se n'è andato in silenzio, in maniera schiva come era nel suo carattere. La sua mente sofferente, le continue voci interiori e soprattutto il tremendo senso di colpa che lo attanagliava da quando, bambino, aveva assistito alla morte della madre, sono alla fine diventati un fardello troppo pesante, troppo opprimente da trascinare. Vicino al suo corpo non venne trovato alcun messaggio, alcun saluto, alcuna giustificazione. Luca se n'era semplicemente andato, senza salutare, senza alcun testamento, alcuna eredità. O forse no. Anni dopo, per caso, vengono ritrovate alcune registrazioni inedite fatte al Planet Sound di Firenze, insieme ad alcune cassette di un concerto live. Le 16 tracce inedite registrate tra il 1994 e il 1995 vengono raccolte e pubblicate in un ultimo, bellissimo lavoro, il doppio album Innocence, pubblicato nel 2019. Il testamento, l'ultimo regalo di Luca per tutti gli appassionati di musica, la sua musica, che lo ha accompagnato fino all'ultimo istante della sua breve vita. Walter Veltroni ha voluto fermamente riportare all'attenzione del grande pubblico il nome di Luca Flores. Nel 2003 celebra il pianista con un libro, Il disco del mondo. Dal libro nel 2007 è stato tratto un film, Piano, solo, per la regia di Riccardo Milani, con Kim Rossi Stewart nel ruolo di Luca Flores. E così, la storia e l'arte di un musicista che era stato dimenticato troppo presto ha ricevuto il giusto riconoscimento. E chissà che non sia stato lo stesso Luca a guidare quel giorno la mano di quell'amico a scegliere un regalo all'apparenza banale per trasformarlo in un tesoro. Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad una nuova puntata di Rock and Crime.